Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí, bueno, otro día más con registros y sanaciones, bueno, perdón, con registros en Italia y bueno, falta Manuela Torriani, que ha debido tener un pequeño inconveniente con fiebre y tal, pero que bueno, que es como si estuviese. Buonasera a tutti e tutte, come state vedendo siamo Maria del Mar e io questa sera e benvenuti nuovamente a questa trasmissione di sanazioni e anzi benvenuti a questa trasmissione con i registri akashici. Manuela Torriani questa sera non c'è, ha avuto un piccolo problema con un po' di febbre, però ci saluta tanto e quindi questa sera siamo qui noi due. Pues muy bien, quien quiera realmente hacer una pregunta a registros acásicos sobre algo que le impida ser feliz o pedir una sanación, pues bueno, estoy encantadísima de poder ser útil. Mh-mh. E come sapete, quindi questa sera, io, Maria del Mar, sono a in totale vostra disposizione per poter rispondere alle vostre domande rispetto a quel qualcosa che in questo momento impedisce alle vostre vite di essere felici. Davvero felicissima di potervi essere utile e aiutarvi in questo. Muy bien. Mando un saludo a Ani, que ya veo que está aquí. Mirad, para hacer las preguntas tenéis que poner vuestro nombre y apellido, porque si no, no se puede hacer. Porque se da por hecho que yo lo vería en Facebook, pero estoy a través de StreamYard y entonces solamente pone usuario de Facebook. Por lo tanto, no veo vuestros nombres. Perfetto, allora intanto ciao Anni, che sei già qua con noi e per chiunque di voi volesse fare una domanda, vi ricordo che è molto importante che mettiate il vostro nome e il vostro cognome, perché essendo su StreamYard non appare il nome e quindi le mie risposte non potrebbero essere, come dire, puntuali. Quindi nome e cognome ogni volta che fate la domanda. Buonasera, la Efectivamente, prima. sí, Mh-mh. tenemos aquí una persona que pregunta si voy a hacer un curso en Italia. ¿Lo he interpretado bien, Elisa? Esta pregunta que yo veo, buonasera, la prima volta que sono con voi, no, dice simplemente que es la primera vez que está siguiendo este tipo de directo. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, pues bienvenida. Benvenuta Bienvenida. quindi. Ujú. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a hablar de lo que realmente, por qué registros acásicos son amor. Y ya Quindi questa empezamos, sera bueno, pues a il atender todos tema. nuestros... Perdonami Maria del Mare che tengo Nada. che cogliere il ritmo. No, che il tema di questa sera è davvero parlare del vediamo perché registri akashici sono amore. E dopo questa chiacchierata un po' insieme, magari cominciamo a dare risposta alle domande che mi farete. Efectivamente, así es. Pues mirad, registros acásicos es amor porque cuando hablamos de registros acásicos hablamos de la semejanza a la que estamos hechos de Dios. Dios ya dijo que estamos hechos a su imagen y semejanza. Sappiamo, quando parliamo di registri akashici, fu detto che noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. E è esattamente di questo che parliamo quando parliamo di registri akashici. Exactamente. Entonces desde registros acásicos es esa parte de Dios que está dentro de nosotros. Lo que pasa que al habernos manifestado como humanos, nos cuesta reconocerla. Y eso es lo que hacemos en registros acásicos, reconocerla a través de una iniciación, que es una ceremonia que te hace recordar lo que eres, y a cómo manejar todo este conocimiento. Quindi registri akashici, è esattamente questo, cioè questa parte divina, questa parte di Dio che è dentro di noi. Cosa succede però? Che nel momento in cui decidiamo di manifestarci come esseri umani, ci dimentichiamo in qualche modo di questa parte
Ed è quello che andiamo a fare appunto in un corso di registri akashici, cioè attraverso un'iniziazione riconquistiamo, ricordiamo, riallacciamo questa connessione profonda con questa parte divina che è parte di noi. Efectivamente, el alma ha decidido venir a experimentar como humano con toda esta densidad, porque realmente nosotros en nuestra parte divina, como parte de Dios que somos, como hechos a su imagen y semejanza, no tenemos absolutamente ningún límite, ninguno. È anima che ha deciso di venire a sperimentare in questa dimensione la realtà umana e quindi con tutta la sua densità e con tutti i suoi limiti, perché in realtà, in quanto parte del divino, in quella dimensione divina non c'è nessun tipo di limite, perché anima non ha limiti, essendo parte del divino. Incluso ningún límite en conocimiento. Nosotros lo podemos saber absolutamente todo desde registros acásicos. Addirittura riguarda qualsiasi tipo di conoscenza, cioè non ci sono limiti rispetto a nulla. Noi possiamo arrivare a sapere e a conoscere qualsiasi cosa attraverso i registri akashici, qualsiasi. Pero sí que es cierto que nosotros no tenemos capacidad, como humanos, no tenemos capacidad de llegar a toda esa inmensidad de conocimiento, porque en primer lugar nos perjudicaría, ¿no? Conocer ciertas cosas o nos desbordaría. Entonces, para eso tenemos los guardianes de los registros akásicos. È vero che però, in quanto esseri umani e quindi avendo deciso di fare questa esperienza come esseri umani, non ci è concesso arrivare a tutto perché in qualche modo, per la nostra stessa natura umana, potrebbe provocare dei problemi, ci potrebbe far impazzire. Allora, esistono degli esseri, delle entità che si chiamano i guardiani dei registri akashici, che hanno appunto il compito di filtrare soltanto quel tipo di informazioni che per noi sono sostenibili. Efectivamente, ellos son los que de alguna forma calibran que no nos metamos en terrenos, por llamarlo de alguna forma, pantanosos. No sé si podrías traducir esto, Elisa. Sì, sei uguale. Sono esattamente coloro che ci aiutano a far sì che questo tipo di informazioni sia calibrata perfettamente a nostra misura, per evitare che ci mettiamo in terreni paludosi. Efectivamente, entonces esa es una de las razones por las que registros akásicos siempre hablan de forma que nosotros lo podamos entender, porque tenemos traductores que son nuestros guías, maestros y seres queridos, y luego tenemos los guardianes de los registros akásicos que son los que frenan esa información. Mm-hmm. Ecco perché i registri ci parlano sempre e comunque in un modo nel quale a noi è comprensibile, sia perché abbiamo dei traduttori, che sono le nostre guide, i nostri maestri, i nostri esseri cari, che in qualche modo fanno da traduttori rispetto a questa informazione di una frequenza molto espansa, e insieme ci sono i guardiani dei registri che appunto, stavamo dicendo, sono coloro che filtrano il tipo di informazioni che per noi va bene ricevere. Porque nosotros cuando para conectar con registros akásicos se requiere una iniciación, esa es la base, que esta es la ceremonia que te permite conectar con esa vibración de amor que es la misma, que es energía crística, la misma que utilizaba Jesús en sus sanaciones. Per connettere con questo campo dimensionale dei registri akashici, fondamentale è ricevere l'iniziazione, perché è proprio quell'iniziazione che ti permette di fare il salto e quindi connetterti con quel tipo di frequenza che è detta energia cristica, era lo stesso tipo di energia che Gesù Cristo utilizzava nelle sue sanazioni. Efectivamente.
Pero una vez que nosotros tenemos esta iniciación, que ya es reconocer lo que somos, manejamos una energía que es muy fuerte. La energía de registros acásicos es muy fuerte y esta la canalizamos con una orazione sagrada. E ricordiamoci questo, quindi una volta ricevuta l'iniziazione cominciamo ad avere questo tipo di connessione, ma ricordiamoci che il tipo di energia che poi noi gestiremo è un'energia estremamente potente, l'energia dei registri akashici è estremamente forte e quindi abbiamo la necessità di gestirla, quindi di aprirla e chiuderla a seconda del nostro sentire con un'orazione di apertura e un'orazione di chiusura. Efectivamente, y en esta oración nosotros lo que hacemos es pedir esa ayuda para que traduzcan a los maestros, guías y seres queridos, pero nos da exactamente igual quiénes son. Lo único, porque incluso durante la misma canalización pueden intercambiarse entre ellos. Cuando entramos en registros acásicos, el conocer, el saber nombres, todo eso pasa a un segundo plano. Lo verdaderamente importante es sentir. Molto importante sapere che attraverso questa appunto preghiera di apertura, quello che noi chiediamo, quello che noi facciamo è chiedere appunto, come vi dicevo prima, a questi traduttori, quindi ai maestri, agli esseri cari, di tradurci l'informazione. Facciamo soltanto questo. È estremamente importante sapere che nemmeno ci importa chi sta traducendo, perché che sia il maestro o che sia l'essere trapassato, a noi non deve interessare. A noi interessa soltanto sapere che sono a nostra disposizione per tradurci l'informazione che ci deve arrivare. Niente più di questo. Entonces siempre entre ellos, entre este grupo, entre este equipo que tenemos de ayuda, siempre pasan la información para que la podamos entender y la correcta para que nunca nos perjudique, sino todo lo contrario, que ayude a nuestra mejora como humanos y evolución espiritual. E diciamo questa squadra, fra virgolette, di esseri che appunto sono a nostra disposizione, che si intercambiano tra di loro durante la canalizzazione per tradurci l'informazione, sono lì esattamente per far sì che l'informazione ci arrivi sia comprensibile da noi e soprattutto sia da noi gestibile, quindi che non ci faccia mai del male. Arriva sempre solo l'informazione che per noi è utile in quel momento lì e ci può portare a un'evoluzione, ad un'espansione. Efectivamente. De paso saludamos a Gaetano Vivo que nos saluda a las dos, a Elisa y a ti. Ciao Gaetano, saluti a Gaetano che ci sta salutando. Un abrazo grande, Gaetano. Un grande abbraccio. Sí, y bueno, aquí ya estoy mirando a ver si ya tenemos alguna pregunta importante y ya empezamos a entrar. Mira, aquí hay una, Elisa. Sí. Come avete preferito? Sí, está repitiendo que es importante que pongan el nombre y el apellido. Vale, perfecto. Y me imagino que es sí, Manu. O Manu, un administrador o alguien, sí, así. Efectivamente. Ah, bueno, y aquí por aquí alguien dice, a ver. Devi aggiungere il tuo nome al commento, otra vez. Poner tu nombre cuando hace un comentario o una pregunta. Ah, vale. Alguien dice también por aquí que estaré en diciembre en Livorno. Qualcuno che dice che sarà a Livorno in dicembre. Y hay personas por aquí que dan la fecha de nacimiento. Mirad, lo que sí que vamos a hacer es al final del programa hacer una sanación a todo lo que escribáis en los papeles. Pero en registros acásicos no necesitamos la fecha de nacimiento porque no hay tiempo, espacio ni materia. Pero sí que realmente necesitamos el nombre y el apellido.
C'è qualcuno di voi che sta mettendo anche la data di nascita. In realtà nei registri akashici, visto che non c'è né tempo né materia, la data di nascita non è necessaria. Nome e cognome invece sì. È molto importante. Un'altra cosa da sapere è che potete già cominciare a scrivere su un foglietto di carta tutto quello che voi volete sanare, ricordandovi di mettere il problema, quindi non scrivere sanazione alla gamba, ma al dolore della mia gamba, o non ai soldi, ma alla mancanza di soldi. Scrivete su un foglietto di carta in modo tale che alla fine della trasmissione farò una sanazione gratuita per tutto quello che avrete scritto sul foglietto. Efectivamente, si consideran que no han sanado lo que han escrito en el papel, que no desistan, porque a lo mejor en estos momentos no están perceptivos para recibir la sanación, pero a lo mejor cuando volvamos a conectarnos ya sí que lo están. Sì, e se per caso qualcuno di voi lo avesse già fatto e magari alcune cose non le avesse viste sanate, non desista, le riscriva, perché può essere che in un momento uno non sia pronto a livello conscio e inconscio a ricevere la sanazione, in un altro momento sì. Quindi riscrivetele, riscrivete tutto quello che vedete che comunque non è stato sanato, riprovateci. Uh-huh. Muy bien, ahí había una pregunta. Farà corsi in Italia? Adelmo Mariotti, buonasera. Que te está preguntando si vas a dar cursos en Italia. Que se pongan en contacto conmigo. Las personas que quieran información sobre lo que voy a hacer en Italia, que se pongan in contatto conmigo personalmente o contigo, Elisa. Sì, allora le persone che desiderano avere informazioni rispetto a questo, che scrivano direttamente a Maria del Mar su Facebook, è Maria del Mar Rodilla, oppure possono scrivere anche a me, Elisa Tellini, sempre in privato su Facebook, su Messenger per esempio. Io ti sigo poniendo aquí comentarios para che... Perfetto. Perché Lisa non riesce a... Dovete aggiungere il vostro nome al commento perché Lisa non riesce a visualizzare, ok? Siempre están diciendo de poner el nombre y el apellido porque si no yo no sé con quién estoy hablando. Ok, gracias, grazie. Vale, yo sigo por aquí a ver si hay algo che Andiamo podamos avanti. contestar o hacer. Vedere se c'è qualche domanda a cui possiamo rispondere o qualche sanazione. Ecco, per esempio, io vorrei avere la possibilità di avere sempre con mio figlio che nell'oltre da 15 mesi segni tangibili. Ho il timore che lui improvvisamente non si faccia più sentire. Vorrei avere il dono di poterlo sentire sempre. Te resume es esto. Tiene este hijo que se murió hace 15 meses y esta señora, Nicoletta Ciriello, necesita tener un contacto con este hijo, como tener señales, se dice, señales, sí, de él, para sentir que él todavía está conectado con ella, está en contacto con ella. Tiene miedo que todo esto de los señales se pare y quiere que siga, que como siga este contacto con el más allá. Muy bien, mira, lo mejor que puedes hacer, Nicoleta, es aceptar la decisión que tu hijo tomó de desaparecer. Tu hijo ya hizo lo que tenía que hacer como humano y ahora está en un lugar muchísimo más agradable de lo que tú te puedas imaginar. Es simplemente cuestión de cariño y respeto hacia la decisión y el progetto di vita di tuo hijo. La cosa più grande che puoi fare in questo momento, Nicoletta, è quella di accettare profondamente dentro di te la scelta che ha fatto tuo figlio di andarsene. Scelta di rispetto e di conclusione di quello che era il suo progetto di vita. Quindi in qualche modo è accettare e rispettare quello che tuo figlio ha scelto per sé come anima. Eso es el verdadero amor incondicional. Respetar a cada persona independientemente de las decisiones, del daño que te puedan hacer sentir sus decisiones.
questo è il vero amore incondizionato, e cioè la capacità di amare comunque, benché la decisione dell'altro possa provocare del malessere o del danno a noi. Porque hemos dicho antes que registros acásicos es nuestra parte divina y entonces es la grandiosidad que nosotros tenemos dentro. Y desde luego no vamos a entrar en personas que no dan nunca, que no dan el permiso verbal. Abbiamo detto prima che quando parliamo di registri akashici parliamo della nostra parte divina, parliamo di questa grandiosità, e abbiamo detto che mai, mai ci sarebbe permesso entrare in questa parte sacra di qualcun altro senza il suo permesso verbale, mai. Efectivamente. Entonces, aquí evidentemente si ponéis vuestro nombre y apellidos y hacéis una pregunta, estáis dando permiso a que nosotros respondamos. Pero yo sobre tu hijo o personas que no están en este plano, desde luego no se puede canalizar por respeto a lo que te comenté antes, a la decisión que ellos ya han tomado. Quando mettete qui il vostro nome e cognome, implicitamente state appunto dando il permesso a me, Maria del Mar, di canalizzare delle risposte. Mai io potrei farlo per qualcuno che non è qui presente, quindi ad anime che appunto hanno scelto un'altra strada, e proprio per quello che stavo dicendo poco fa, per l'enorme rispetto della scelta di queste anime. Pero lo que me llega a través de registros acásicos es que lo sientas a tu hijo en el corazón, que es la mejor manifestación de mantener tú vivo a tu hijo, pero que tu hijo esté en el plano che deva stare. Quello che mi sta arrivando attraverso i registri akashici è il suggerimento che tu percepisca tuo figlio nel tuo cuore, che quello è il modo più profondo e più vero per sentire la connessione con lui, lasciando che tuo figlio sia nel piano dove ha scelto adesso di stare. Pero si sigues buscando y esperando señales terrenales, eso impide que tu hijo realmente evolucione donde tiene que evolucionar y donde tiene que estar. Però se tu continuassi invece a cercare dei segnali, dei segni terreni di questa dimensione, staresti impedendo a tuo figlio di evolvere ed espandersi nella dimensione in cui è lui ora. Vale, muy bien. Pues nada, un abrazo muy grande y È davvero un abbraccio grandissimo e davvero tanta forza. Esta pregunta, Elisa, la siguiente. Siempre no es una pregunta, sino nuevamente que sugieren de poner el nombre y el apellido. Vale. Cuando hacen una Anda, que como no lo pongan, Sí. y siguen comentándolo. Sí. Vorrei sapere qualche cosa mía. Ah, bueno, mira, aquí una persona hace Sí. una pregunta de general, ¿no? Sulla mia vita. Exacto. Bueno, registros acásicos no entran en el alma de una persona a cotillear qué es lo que tienes o qué no tienes. Haz una pregunta sobre algo que te impida ser feliz y yo encantada te contesto. Giusy, allora ascoltami, i registri akashici non è che si entra nella parte divina di una persona, in questo caso nella tua, per fare del pettegolezzo. Davvero, prova a fare una domanda precisa rispetto a un qualcosa che nella tua vita in questo momento non ti blocca, o in questo momento per te è un problema o ti impedisce di essere felice, e davvero rispetto a questa domanda più specifica sarò felicissima di rispondere e canalizzare per te. Yo creo que lo mismo ocurre con Lorena. Dice que necesitaría entender algo respecto al caos, al lío que tiene en su vida ahora. Perfecto, venga, A la vamos a confusión, lío. Vale, Lorena. Es que la confusión y el lío lo tienes internamente en ti. O sea, es como que ese desorden, es como que
Dentro de ti hay un ovillo de lana totalmente revuelto y mientras tú no te organices interiormente, no lo verás exteriorizado. È che tutto questo caos, questa confusione, in realtà è totalmente in questo momento dentro di te, come se tu avessi dentro un gomitolo di lana completamente aggrovigliato. Finché tu non riuscirai a sbrogliare dentro di te questo disordine, sarà difficile vedere ordine all'esterno di te. Necesitas tus momentos de calma para empezar a ordenar todo interiormente y empiezas a comprender y a desechar fuera lo que no te vale. Hai bisogno di prenderti un momento, più momenti per te di calma, per poter cominciare a vedere le cose e a lasciare andare, a disfarti di ciò che non ti serve più, di ciò che non ti è più utile. Muy bien. Pues nada, pues seguimos con la segunda, otra pregunta. Sì, andiamo avanti con l'altra domanda. Antonella Cimino. Amor, riuscirò a dimenticare una relazione que è durata tantissimi anni e trovare un nuevo amore? ¿Podré yo olvidarme de esta relación que tuve muy larga, que ahora como que separó, y a encontrar un nuevo amor en mi futuro? Depende exclusivamente de ti que eso ocurra. Tienes que romper totalmente la relación con la persona anterior, pues pasar página, saber que eso definitivamente acabó para darte la oportunidad de que se acerque una nueva persona a tu vida. Dipende totalmente da te. Bisogna che tu obbligatoriamente volti pagina, cioè senti che la storia passata è completamente finita affinché tu possa lasciare spazio all'arrivo di un'altra persona. Dipende esclusivamente da te. Es como si renacieses de nuevo. È come davvero se tu rinascessi. Muy bien. A ver, esta persona hace una pregunta de futuro. Sì, un nuovo lavoro, Ah, sì, incontrare un nuovo trabajo, Antonella. ya, pero nombre y apellido, Antonella, no la sì, sì. fecha de nacimiento. Allora, ricordatevi di mettere più che la data di nascita, ricordatevi che è più importante il nome e il cognome. La data Aquí, non serve. aquí tenemos otra pregunta y aquí sí que nos da el nombre. Sì, Alessia, porque en mi vida amorosa, sentimental, no llega la pareja perfecta, la pareja correcta. Ujú. Es como que no te lo crees. È che in realtà sei tu per prima che non ci credi. No te lo crees, eres muy incrédula. Tienes que estar mucho más abierta, más receptiva a todo lo que va pasando por delante de ti. Bisogna che tu ti ponga in un'attitudine molto più aperta e curiosa, disposta a vedere tutto quello che sta accadendo intorno a te. Es como que no te mereces un hombre súper fantástico. È come se tu per prima non sentissi che ti meriti un uomo meraviglioso. Así que cambia tu actitud y verás cómo esa persona llega a tu vida. Quindi in realtà si tratta proprio di cambiare il tuo atteggiamento interiore rispetto a te stessa e vedrai come questa persona potrà arrivare. Vale, a ver, esta persona, espera, a ver, que se me ha ido un poquito. Aquí. Esta Sparita, pregunta eccolo dice, qua. Una sanazione per una persona que no è nel grupo, claro. Si se puede preguntar, pedir una sanación para una persona que no está aquí presente, que no está en el grupo ahora. por supuesto que sí, claro que sí. Sì, certo che sì, nome e cognome è il problema. Exactamente, exactamente. Nicoletta Ciriello che ci chiedevi, sì. Bueno, aquí tenemos a Chiara Génova que nos Ciao da Chiara, un abrazo. Chiara, un abrazo grande. a te un abbraccio enorme Chiara, Mm. abbiamo il Y, tifo.
Aquí tenemos otra pregunta. Allora, si può chiedere una sanazione? Ah no, la misma, ok, per una persona che non sta nel gruppo ora. Ay, espera, entonces espera, que bajo un poquito más. Ah, Esta c'è era. un'altra domanda adesso che Maria del Mar mette. Se faccio bene a rimanere con una figlia soltanto, cioè rimanere figlia... Suppongo, eh? Ah, però non hai il nome. E che questa persona non ha scritto il nome e il cognome. Chiedere se faccio bene a rimanere con una figlia soltanto. Su pregunta era si es lo mejor para ella quedarse simplemente con una hija única y, y no con otro niño. Pero no hay nombre, entonces que no. Nada, È che se que non lo vuelva a riuscite, preguntar, que lo vuelva a preguntar sì, y nos ponga el nombre. sì, se gentilmente puoi rifare questa domanda con il tuo nome e cognome, così Maria del Mar riesce a canalizzarti la risposta. Muy bien. Ho una tosse che da un anno non mi lascia. Ay, Una espera. tos. María Paoloni. Supongo una sanación para esta tos. Hace un año que no sana. Pues fíjate que es una tos nerviosa. No es una tos vírica, es una tos nerviosa. Maria Paoloni dice Maria del Mar che in realtà è una tosse nervosa la tua. Non ha origini fisiche, ma del sistema nervoso, insomma, del tensione emotiva. Simplemente cuando tosas, recuérdate que estás tranquila. Devi ricordare a te stessa, nel momento in cui cominci a tossire, di rimanere tranquilla, che sei tranquilla. Mm. De todas formas, hago una sanación. Comunque faccio una sanazione, te la invio subito. Pues muy bien, espero, María, que se te pase. ¿Mm? Spero Maria che ti passi, spero davvero. A ver, más cositas. Sì. Vale, mira, esta persona... Ok, Patricia Orchari. Algo, un mensaje sobre sus dones espirituales. Mira, en registros acásicos los dones espirituales en realidad son valores humanos, tanto los dones como el proyecto de vida, que el proyecto de vida es muy, muy importante. Pero a mí me hace mucha gracia cuando estas personas preguntan estas cosas porque yo ya deduzco que ya tienen cierto nivel, ¿no? Entonces, ya deben ser ellas las que investiguen ya por su cuenta y empiecen a dar ya ese salto espiritual que su alma las está pidiendo. Per quanto riguarda quando ci muoviamo in questo campo dei registri akashici, quando parliamo di doni spirituali, così come per esempio del progetto di vita, per i registri akashici sono sempre capacità umane, sono dei talenti, come si dice, delle possibilità molto umane. E in realtà mi diverto molto quando fanno questo tipo di domande, nel senso che spesso chi chiede cose di questo tipo è perché ha già fatto un percorso, quindi probabilmente ha già scoperto delle cose e il mio suggerimento quindi è di investigare, di metterti a cercare tu e veramente di decidere di fare questo salto, definitivamente, e di mettere a disposizione questi doni. Muy bien, esta otra, Elisa. Silvana Gallo, oggi al lavoro è stata una giornata esplosiva. Ah, es una alumna tuya, María del Mar. La he Y conocido, he recordado el nombre, claro, che ti sí. ha riconosciuto Silvana. Apro i registri, abro los registros cada día al trabajo e llega a la luce uno scontro con persone che pensavo amica. Ah, ok, que ella normalmente abre los registros todos los días y dice que hoy
como salió o vino a la luz un conflicto muy fuerte con personas che Silvana pensava ser amigas y mi sconvolge un po' tanta cattiveria y como que me ha asombrado, me ha derrotado toda esta maldad. Tanti allontanamenti, tanti allontanamientos, muchas personas que se están alejando de mí o que yo estoy alejando últimamente. Y gracias para tus respuestas. Ah, será respecto a este episodio, supongo. Vale, 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 vale. Vale, muy bien. A ver. Es que no estás en sintonía contigo misma. El hecho de que tú vayas a tu trabajo, abras los registros, hagas la oración, no es suficiente. No olvides que tienes que sentir esa esencia que realmente tú eres, esa esencia de amor. De todas formas, el hecho de que nosotros estemos conectados no quiere decir que nuestro alrededor vibre en la misma sintonía. Pero como que has olvidado un poquito lo que es encontrar tu centro. Sentir tu centro, perdón. Quello che sta succedendo è che non sei perfettamente in sintonia con te stessa. È come se tu ti fossi allontanata leggermente dal tuo centro. Il fatto che tu apra i registri la mattina per andare al lavoro non è sufficiente per te in questo momento. È come se tu dovessi ricordarti ciò che tu sei veramente, quella tua vibrazione interna profonda che sei tu. De todas formas, no tenemos que tener miedo a las renovaciones. Si unos amigos se van, es que ya llegarán otros. Tenemos que aprender también a estar solos. Eso es muy, muy importante para nosotros, porque muchas veces el exterior son distracciones. E comunque una cosa molto importante è il fatto che è necessario accettare che tutto è in cambiamento e che quindi perdiamo, fra virgolette, amici che se ne vanno e ne arriveranno altri perché stanno lasciando spazio ad altri. Si tratta di accettare che tutto sta fluendo e che tutto sta cambiando, perché a volte l'esterno è soltanto una distrazione per noi. Vale, un abrazo muy grande para Silvana. E davvero un abbraccio grandissimo per te, Silvana. Vale, a ver este. Buonasera, perché ogni volta che frequento percorsi spirituali di guarigione, entonces cuando hago, tomo cursos o algo, caminos espirituales de sanaciones, medianidad, che mi portano gioia, ho sempre dei blocchi oltre impedimenti familiari. Forse non è il momento giusto. Entonces, que cuando quiere irse a estos cursos, como que salen siempre problemas o bloqueos familiares. Entonces, está preguntando, ¿significa que no es el momento adecuado? No, significa que la están bloqueando, sencillamente. Significa que la está bloqueando y que ella debería de alguna forma, lo que vamos a hacer es hacer una sanación para esos bloqueos. E quello che significa in realtà è che ti stanno bloccando. Quello che possiamo fare adesso qui è inviare una sanazione rispetto a questo, cioè al fatto che ti stiano bloccando. Efectivamente, mira, esto cuando ocurre en los cursos de registros acásicos es porque la persona de alguna forma es intuitiva o ya es canal. Y ese canal le impide conectar con un canal muy superior a él, que es su propia sabiduría, que es tu propia sabiduría, que es la parte de Dios que llevas dentro. Entonces ese canal siempre va a incomodarte o a impedirte que tú conectes con tu yo superior. Quando accade durante i corsi dei registri akashici, accadono cose di questo tipo, generalmente è perché la persona che viene in qualche modo bloccata o boicottata è solitamente già canale di altro.
Quindi può essere una persona che lo sa o che non lo sa, quindi può essere una persona particolarmente intuitiva o appunto essere canale consapevole di altro. Questo canale, che normalmente era utilizzato dalla persona, non vuole lasciare spazio al nuovo canale dei registri akashici, che è un canale estremamente più vasto, estremamente più espanso, perché è la tua parte divina interiore, la tua saggezza profonda. E quindi in qualche modo questo canale boicotta il fatto di poter lasciare spazio al nuovo canale dei registri akashici. Molto bene, Lisa. Luna, perché non riesco a provare sentimenti per i miei familiari? Perché no siento nada, no siento ningún sentimiento ni emociones para las personas de mi familia. Vale, a ver. Es cierto, es como que tienes un bloque duro delante, Sì, è come sto vedendo una sorta di grande blocco davanti, pero yo voy a hacer una sanación. però quello che faccio, che voglio fare adesso, è inviarti una sanazione. Porque en realidad a ti te da igual, puesto que no tienes sentimientos, pero es algo que el hecho de cuestionarte esto hace que no te sientas cómoda. Perdón, María del Mar, se te fue la voz? Vale. Scusate, non ho sentito quello che ha detto perché è andata via la sua voce. Que no sentir para ella no es un problema, porque no sientes, no sufres, ¿no? Pero sí que es un problema el que se cuestione esto, porque realmente es carecer de sentimientos, ¿no? La preocupa carecer de sentimientos. In realtà, in qualche modo, se il non sentire non sarebbe un problema, perché significherebbe non sento, quindi non soffro, però per il solo fatto che tu ti stai facendo delle domande rispetto a questo è il problema, perché è come se tu ti percepissi una persona incapace di provare sentimenti o carente da un punto di vista emotivo. Pero no sentir no es ni bueno ni malo, sencillamente forma parte del carácter de una persona. Però in realtà sentire o non sentire non ha di per sé una connotazione né positiva né negativa. È, come dire, una caratteristica del carattere delle persone, di una persona. Efectivamente. A ver. Otra pregunta. ¿Por qué no puedo encontrar un trabajo que sea correcto para mí o adecuado para mí? Giancarlo Pafumi. No te crees merecedor de ello y por eso tampoco te mueves lo suficiente como para encontrarlo. Allora, fondamentalmente non pensi di meritarlo, non pensi di meritare un lavoro giusto per te e quindi non ti muovi per trovarlo, per far sì che arrivi. Tienes que tener muy claro qué tipo de trabajo quieres, en qué condiciones quieres trabajar e ir a por ello, pero con total seguridad y rotundidez. Bisogna che tu ti chiarisca in maniera molto, molto precisa che tipo di lavoro vorresti e in che tipo di condizioni vorresti lavorare e una volta che lo hai definito andare a 1000 per quello, proprio in maniera decisa e sicura, senza più farti domande o questioni. Pero tienes que ir a por ello, o sea, como un objetivo súper claro. Però è molto importante che il tuo obiettivo sia molto chiaro. Muy bien. Migliorerà. Mi situación económica va a mejorar. Sí, mira, Mejorará. María Giovanna, registros acásicos no hablan nunca de futuro, nunca, de si va a mejorar o no, pero yo sí que puedo preguntar desde el momento presente qué tienes que saber de tu situación económica. Mhm.
Maria Giovanna, in realtà, come dicevamo nelle altre volte, i registri akashici non parlano mai del futuro, non è un'arte divinatoria, però sì, io posso chiedere, rifacendomi alla tua situazione presente, che cosa è bene che tu sappia rispetto alla tua situazione economica? Questa domanda la posso fare. Mm. Es que yo sí que veo economía, yo sí que la veo con E economía, che, no sé. è che io in Sí, realtà non ti vedo con carenza e carenze economiche, io ti vedo con soldi a disposizione. sí, sí, sí. A lo mejor ella lo que quiere es ser millonaria o yo no lo sé, pero yo no veo que carezca, ¿no? Realmente. Mhm. Magari quello che vuoi tu è essere milionaria, però quello che io vedo non è carenza. ¿No será miedo a la carencia lo que tiene? Domanda, non sarà paura della carenza quello che hai? Porque en realidad ahora yo veo que sus necesidades están cubiertas. Perché io quello che vedo è che le tue necessità, sono ben coperte. Mm, a ver, es que no veo carencia, francamente. No, è che davvero Maria Giovanna non vedo carenza nella tua situazione economica, davvero. No lo sé. Claro, esto hablando con la persona podríamos averiguar qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo así con la pregunta tal y como la hemos hecho, claro, ella la hacía de futuro también. Sì, che parlava del futuro, claro, sì. Claro, que a lo mejor en este, ves, es que la preocupa el futuro, la economía en el futuro, pero en este momento, pues nada, que siga proyectada como está ahora y no tiene por qué faltarla en el futuro. Che forse stavi facendo una domanda rispetto al futuro, quindi che ci sia dentro di te in qualche modo una sorta di paura rispetto a quello che accadrà. In realtà quello che puoi fare è, visto che adesso sei in una situazione economica buona, è proiettarti nel futuro esattamente come stai facendo, quindi rimanere in questa frequenza in cui sei e tutto andrà bene. E hai otra pregunta, David. Volevo sapere per cortesia se faccio bene a dejar a mi hija sola, cioè senza fratello, oppure sola. Ah, es la señora de antes, de la, se es una buena idea quedarse solamente con una hija sin otros niños, A que ver, sería Cristina Germana David. Es una hija entonces, que es hija única en este momento. vale. Pues es, fíjate, es un poco egoísta para tu hija, la que está. È un po' egoista la scelta per la bambina che già c'è, per tua figlia. Sería una niña mucho más generosa, más abierta y más dinámica con un hermanito. Sarebbe una bambina estremamente più aperta e dinamica e a proprio agio, se avesse un fratellino, sì. Y Cristina se sentiría feliz con los dos. E Cristina, tu saresti felicissima con 2 bambini. Mm. O sea que les vendría bien a los dos. Quindi in realtà sarebbe una bella cosa per tutte e 2. Mm. Iole, vorrei sapere se la situazione con mia figlia cambia. Quiero saber si la relación con mi hija cambiará. Necesitaría saber el nombre de la hija porque los abortos Sì, cuentan aquí y a lo mejor sì. tiene más de una. Entonces, Molto importante, anche se le tenemos 9 minutos, ci sono solo 9 minuti ancora, però per chi ancora vuol fare una domanda, rispetto alle relazioni, se chiedete di qualcun altro, è molto importante mettere il nome. Quindi sarebbe importante che tu mettessi il nome di tua figlia. Se riesci prima dello scadere del 20:30 sarebbe perfetto. vale, aquí hay otra pregunta que esta Ah, persona, Diana!
Diana è stata alumna tuya. Volevo sapere come procederà Ah, el mio cammino espiritual. Diana que dice, quiero saber cómo seguirá mi camino espiritual. Diana, ya sabes que registros acásicos no hablan de futuro y que es una pregunta fantástica para que practiques. Ecco, Diana, sai già che i registri akashici non parlano di futuro? È una perfetta domanda affinché tu possa fare un po' di pratica. Efectivamente, te mando un abrazo muy grande, Diana. Un abbraccio grande, Diana. Sanazione per mia figlia, ecco, Ilardo Roberta, que trovi una relación de amor serena, un laboro que le dé seguridad. Entonces, sanación para su hija porque no tiene una relación de amor, dice, serena, y tampoco un trabajo, que no tiene un trabajo seguro. Bueno, a ver qué la dice la Nicoleta de la pregunta que ella ha hecho. Allora, vediamo un po' cosa ti dicono, Nicoletta, rispetto alla domanda che hai fatto. Nicoleta, eres muy generosa ante tu hija por desearla ese grado de felicidad, pero Sei, deberías darla un poco de soltura para que ella misma decida cómo debe ser su vida. sei estremamente generosa nel voler regalare a tua figlia una situazione molto più serena, sia da un punto di vista dell'amore che del lavoro, però sarebbe necessario che tu la lasciassi un pochino più libera, affinché lei possa decidere da sola e muoversi da sola rispetto a ciò che desidera lei. Porque son acciones que debe tomar tu hija, no tú. Perché sono azioni che ha da intraprendere tua figlia, non tu per lei. Pero sí lo puede pedir si quiere como sanación en los papeles. Però puoi, se vuoi, scriverlo come sanazione nel foglietto. Mm. Quindi sanazione per la situazione complicata che sta vivendo mia figlia in amore e sul lavoro, per esempio. Sara Ciappi, se riuscirò a lavorare con lo shiatsu. ¿Podré trabajar con lo shiatsu? Por supuestísimo que sí. Por supuestísimo Eh, que está, sí, está lo suficientemente preparada. sì, assolutamente sì, nel momento in cui tu sia preparata sufficientemente. Ujú. Vittoria Que ya lo Bordella mi está, piace. Ah, que che ya sei già preparata. Sì, sì, dal está momento preparada y que por supuesto que sí sì. que puede hacerlo. Ujú. Mi ha precisato Maria del Mar, quindi sei già ben preparata e quindi sì, puoi entrare nel mercato, quindi cominciare a lavorare con lo shiatsu, sì. Vittoria Bordella, mi piacerebbe sapere se riuscirò a superare questo momento di difficoltà. Si podré salir con de este momento de dificultad de mi vida, dice. Perfecto. Toma las riendas de tu vida y empieza a cabalgar firme y segura. Prendi le redini della tua vita e comincia a cavalcare sicura e decisa in avanti. Mira, en español, Katia. Muy bien, Katia. Quiero saber si mi proyecto de sanación y de vida se va planeando bien. En estos momentos, pues a ver. No, estás confusa. No, c'è un po' troppa confusione. Mm, Sei confusa tu. mm. Ziviani Stefania, sanar un bloqueo emocional femenino adentro de mí que llega de otra vida. Mira, en registros acásicos todo está en el momento presente. Nosotros no nos vamos a otras vidas porque vete a saber de qué vida y todo lo que en estos momentos tenemos es útil.
Entonces, lo primero que tienes que saber es el bloqueo que quieres sanar ahora. Lo demás no nos importa, porque en registros acásicos, cuando se sana algo, se sana del origen viniendo de donde venga, nos da igual. Quando noi siamo e parliamo, dei registri akashici, non ci rifacciamo mai a vite passate. In realtà identifichiamo il problema nel nostro presente e nel momento in cui saniamo questo blocco, questo problema nel presente, automaticamente si va sanando l'origine. A noi non importa se l'origine sia in una vita passata, in questa vita, perché poi chissà a quale vita ci possiamo riferire, ma sappiamo che nel momento in cui lo risolviamo qui e ora, automaticamente il resto si va sanando all'origine. Muy bien. Quindi questo, se identifichi qual è il blocco, scusami Ziviani Stefano, identificare bene qual è il blocco nel presente, descrivere il blocco di adesso, quello. Y que lo ponga ya en el papel de las sanaciones, porque Sì. ya nos quedan 3 minutos. 3 minutos, sì. E sai cosa Stefano? Mettilo, identificalo e scrivilo bene sul foglietto delle sanazioni, perché ci sono rimasti anzi 2 minuti ultimi e quindi adesso possiamo fare le sanazioni immediate di tutto quello che avete scritto sul foglietto. Hay muchísimas preguntas que quedan por responder, que estaremos encantadas de responderlas a ver cuándo es el próximo programa. Sì, che ci sono tantissime domande purtroppo che sono rimaste senza risposta, però davvero felicissime di rispondervi la prossima volta, che adesso vi dico quando sarà. ¿Lo tienes tú, María del Mar? O... Sí, el 30 de noviembre. 30 novembre sarà la prossima. El 30 de noviembre. Así que estaremos encantadas, Elisa y yo, de estar aquí otro día más con vosotros y bueno, siendo útiles, que es lo que nos encanta a las dos. Sì, felicissime io ed Elisa di essere qui, di stare qui la prossima volta con voi e di poter esservi utile, che è la cosa davvero che ci fa più piacere fare. Muy bien, y ahora adesso hacemos la sanación, sì. que la vamos Quindi a hacer adesso, Elisa y yo juntas. Sì, le facciamo, vi inviamo le sanazioni insieme, io ed Elisa. Y nada, simplemente permitid sanar. E niente, se non mettetevi, come dire, in un atteggiamento di lasciare che avvenga. Pues muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el día 30. Un abrazo muy grande para Manuela Torriani, que no nos ha podido acompañar, pero vamos, es que como la llevamos dentro, pues nos da igual. Un saluto davvero grandissimo a tutti e ci rivediamo il 30 e un abbraccio grossissimo Manu a te, che è vero che non c'eri, ma siccome ti abbiamo dentro di noi è come se fossi stata qua. Un ciao davvero a tutti. Besito grande a todos. Ciao, buona serata.